Dovrebbe essere tutto a posto. Vediamo. Infatti. No, aspetta. Ok. Forse è meglio cercare un tutorial su YouTube. Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi a grandissima richiesta, me l'avete chiesto in tantissimi, finalmente vi insegno come cambiare le corde su una chitarra tipo Les Paul. Questo video è utilissimo a tutti quelli che hanno quel fastidioso problema del sol che si scorda sempre. Tranquillo, non è colpa tua, ancora non hai disimparato ad accordare la chitarra. Probabilmente dobbiamo soltanto rivedere qualche piccolo passaggio. Se con questo video ti aiuterò a risolvere il problema, ti chiedo di iscriverti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornato su tutti i miei consigli, e se avessi bisogno di qualche consiglio extra scrivimi tranquillamente su Instagram. Ora basta parlare, vediamo cosa ci serve e poi ti spiego come si fa. La lista della spesa inizia con corde nuove. Io uso queste da Dario 1046, mi ci trovo bene, tu usa quelle che preferisci. String winder, per chi non sa cosa sia, è semplicemente un attrezzino che ci permette di agganciare la chiavetta sulla paletta della chitarra e smollare la corda. Allo stesso modo, quando monteremo la corda nuova ci permetterà di riavvolgerla. Compreso sempre nello stesso attrezzino abbiamo una cosa bellissima che è tronchesino. Questo serve per tagliare il residuo di corda che avanza dalla chiavetta in poi. Panni, meglio se puliti, non come i miei. Olio di limone. Io uso questo qui della Daddario. Un accordatore. Io nel mio caso utilizzo il Cake Stomp, ma comunque va bene uno qualsiasi. Infine, una pinza. Questa è utilissima per tirare fuori la voce ai nostri cantanti timidi. Ovviamente anche la chitarra. Ma c'è qualche piccolo extra. Uno è lui, il calibro. Io lo utilizzo per prendere la misura dell'altezza del ponte. Così, una volta fatto un setup come si deve, posso ripetere le stesse misure dopo che ho cambiato le corde. L'altro è qui dentro. Arriva in fondo al video e ti spiego cosa serve. A mio modo di vedere, il cambio corde sulla chitarra si distingue in 3 fasi: la pulizia, il montaggio e l'assestamento delle corde. Ora, non perdiamo altro tempo e mettiamo le nostre belle manine sulla chitarra. Partiamo, ovviamente, dalla pulizia. Mettiamo la chitarra su una superficie che non la rovina. In questo caso io utilizzo dei cuscini. Per prima cosa è necessario togliere le corde vecchie dalla chitarra. Una volta rimosse, la cosa migliore da fare è ovviamente dare una bella pulita allo strumento. Io, in assenza di prodotti specifici, faccio così: prendo un panno, lo bagno con dell'acqua, lo strizzo per bene in modo che non goccioli ma resti soltanto umido. Fatto questo, lo passo energicamente sulla tastiera, così tolgo tutta la sporcizia. Dopo una prima pulizia, procedo a nutrire il legno della tastiera con l'olio di limone. Io in questo caso, come ti ho detto prima, utilizzo quello della Daddario. Se non ne hai un altro e vuoi acquistare proprio questo, ti lascio il link in descrizione. Lo trovi insieme ai link di tutti gli altri prodotti che uso. Qualche goccia su un panno pulito sarà sufficiente per tutta la tastiera. Mentre aspetto, già che ho le corde smontate, mi dedico alla pulizia del top della chitarra. Prendo un panno umido e lo utilizzo per togliere tutte le tracce di sporcizia, sudore, insomma, tutte quelle cose schifose. Non voglio neanche sapere cosa c'è sul top della chitarra dopo che l'ho suonata. Attenzione qui, se per pulire la chitarra avete temporaneamente smontato il ponte, su questi qui tipo Tune-o-matic si rischia di compromettere l'assetto. Ecco perché potrebbe tornarti utile il calibro che ti ho detto prima. Fai come me, usalo per prendere le misure del ponte prima di smontare le corde. Così, una volta rimontate tutte le corde sulla chitarra, utilizzando ancora il calibro potrai ripristinare le misure che avevi prima. In questo modo la chitarra, dopo il cambio corde, sarà praticamente identica a come era prima. Dopo il top, approfittiamo dell'assenza delle corde anche per pulire la paletta. Ti ricordi cosa ho detto di tutti quelli che cambiano le corde senza pulire la chitarra, no? Se non te lo ricordi, vai a vedere il tutorial del cambio corde con il ponte Floyd. Ora, in questo lasso di tempo la tastiera ha avuto modo di assorbire la quantità necessaria di olio. Con un panno asciutto vado a togliere tutto l'olio in eccesso. Le altre parti della chitarra possiamo pulirle anche dopo, il manico, il body, però già che ci siamo, facciamolo. Direi pulizia finita. Possiamo passare alla fase 2. Il montaggio. Ti mostrerò il mio metodo personale. So che ci sono un sacco di modi diversi per farlo e tantissimi sono validi. Però stai guardando un mio video, ti faccio vedere il mio modo di cambiare le corde, se no guarderesti quello di qualcun altro. Io giuro che facendo così non ho mai avuto nessun problema, né di accordatura né di corde che si rompono durante il live. Prendiamo le corde e iniziamo. Partiamo dal ponte e infiliamo la corda nel suo spazio. Poi tiriamola fino alla paletta.
Questa cosa me l'avete chiesta in tantissimi. Che differenza c'è tra montare le corde nel modo classico o con la tecnica wraparound? Ora te lo spiego. Con la tecnica del wraparound la corda avrà un angolo un po' più ampio quando va sulla selletta del ponte e risulterà un po' più morbida. Io personalmente non lo faccio, mi trovo meglio a montare le corde con la tecnica tradizionale, ma ti faccio comunque vedere di cosa si tratta. La tecnica del wraparound consiste nel prendere la corda e infilarla nel buco del ponte al contrario, dall'interno verso l'esterno, per poi girare intorno al ponte e tornare verso la paletta. Ma ora veniamo al punto principale. Cosa fare sulla chiave della paletta? Mettiamo la corda nella sua chiavetta e tendiamola. Ovviamente qui la chiavetta deve essere girata nel punto giusto, con il buco della chiavetta rivolto verso il manico, in modo da consentire alla corda la traiettoria più dritta possibile. Mettiamo la nostra mano di taglio circa al quinto o settimo tasto, così facendo avremo la misura perfetta, abbastanza corda per permetterci di avvolgerla intorno alla chiavetta, ma allo stesso tempo niente corda in eccesso. Questo potrebbe causare qualche problema di accordatura. Evitiamolo. Facciamo mezzo giro e diamo un colpetto alla corda per segnare da dove iniziare ad avvolgere. E ora avvolgiamola. L'unica cosa a cui bisogna stare davvero attenti a questo punto è che ogni spira della corda sia sotto a quella precedente, così non si creano accavallamenti e non ci sono problemi di accordatura. Per risolvere il problema del sol che si scorda sempre sulla chiavetta della corda di sol, appunto, andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto per le altre, però le spire invece di essere una sotto l'altra le facciamo al contrario, una sopra l'altra. Quindi fai così e poi procedi tranquillamente a ripetere la stessa procedura su tutte le corde. Dopo aver avvolto la corda sulla chiavetta, io taglio subito la corda in eccesso e utilizzo il tronchesino dello string winder. Una volta finito, procedi ad accordare un po' a caso la chitarra. Non serve essere troppo precisi. In questa fase dobbiamo soltanto creare un po' di tensione sulle corde. Cerchiamo comunque di avvicinarci il più possibile a quello che sarà poi l'accordatura definitiva della chitarra. Fatto questo, passiamo alla fase 3, l'assestamento. Questa è la fase che ti eviterà di passare un giorno ad accordare la chitarra e un altro giorno a suonare con la chitarra scordata. Noto che sempre meno persone fanno stretching alle corde dopo averle montate. Male, è molto utile. Facciamo così: prendiamo la corda e tiriamola energicamente per metterla sotto sforzo. Facendo così vedremo la corda perdere l'accordatura, quindi riaccordiamola. Ripetiamo l'operazione finché la corda non smette di scordarsi dopo che l'abbiamo tirata. Questa cosa ovviamente andiamo a farla su tutte le corde. Una volta fatto, accordiamo ancora la chitarra senza essere troppo precisi, poi prendiamola e imbracciamola. Ora possiamo accordare la chitarra con tutta la precisione del mondo. Sembrerà stupido, ma comunque la forza di gravità influisce sull'accordatura, per cui l'ultima accordata è sempre meglio farla con la chitarra nella posizione in cui la teniamo di solito. Fatto questo, possiamo dire che la tua Les Paul ora è pronta per essere suonata. Ma noi non abbiamo ancora finito. Ti ricordi questo? Siamo arrivati al punto in cui ti dico che cos'è. Essendo questa chitarra la mia numero 1 e in questo video ti dico tutti i motivi per cui lo è, ci tengo sempre a trattarla benissimo, per cui prepariamoci ora a fare un po' di manutenzione e ti consiglio di farlo comunque su tutte le tue chitarre, non per forza sulla tua numero 1 e basta, vanno tutte trattate bene. Questa fase è la manutenzione e va fatta periodicamente ogni volta che suoniamo. Adesso ti spiego come. Assolutamente prima di suonare lavati le mani. Se non sai come si fa, qui ti lascio un video. Barbara D'Urso te lo sa spiegare benissimo. Le mani pulite di sicuro aiutano le corde a non degradarsi troppo in fretta. Per lo stesso motivo, dopo che hai finito di suonare, pulisci subito le corde. Prendi un panno e passale una per tutta la lunghezza. Questa cosa ti aiuterà ancora di più ad allungare la vita delle tue corde. Quando le corde cominciano ad essere un pochino vecchie, non è per forza il momento di cambiarle. Ovvio, prima si fa il cambio corde, meglio è. Ma non sempre abbiamo la possibilità di farlo. Questo cosino qui può aiutarti. Questo è il Fast Fret. Come tutte le altre cose, trovi il link in descrizione. Aiuta a mantenere le corde pulite e lubrificate, le rende un pochino più scivolose. Tanti evitano di utilizzarlo proprio per questo motivo. Tutta questa scivolezza sulle corde, insomma, hai capito, dà fastidio ad alcuni. Però prova, magari ti ci trovi bene. Ora ti faccio vedere come si usa. Una volta aperto ti basterà semplicemente passare il tampone sulle corde e farlo scorrere per tutta la lunghezza. Fallo un paio di volte avanti e indietro e hai finito. All'interno della confezione trovi anche un piccolo panno. Questo ti serve per togliere gli eccessi. Tutte queste cose messe insieme ti aiuteranno a prolungare la vita delle tue corde. Così la chitarra resterà accordata e manterrà l'accordatura per più tempo. Questa procedura è utilizzata
utilissima anche sulle chitarre di fascia più economica. È una di quelle cose che ti aiuteranno ad alzare sicuramente il livello dello strumento. A proposito, sto preparando un video in cui ti dirò 5 modi per migliorare la tua chitarra economica. Quando sarà pronto lo troverai qui. E per evitare di tornare ogni giorno a vedere se il video è uscito, iscriviti al canale e attiva anche la campanellina, così quando è pronto ti arriva la notifica. Prego, E se hai bisogno di consigli extra o un po' di supporto per qualsiasi cosa tu stia facendo con la tua chitarra, scrivimi tranquillamente su Instagram. E ancora meglio, se hai qualche consiglio da dare a tutti quelli che guardano questo video, scrivilo nei commenti. Creiamo una bella raccolta, così tutti sanno cosa fare e non guardano più il mio video, perché tu hai messo un commento utilissimo, grazie. Così tutti diventiamo più bravi a cambiare le corde alle nostre chitarre. Bene, ora abbiamo finito davvero e ci vediamo al prossimo video.